Col video di oggi vediamo come realizzare un semplice effetto ruggine e anche qualcosa in più, dopo la sigla! Iniziamo subito con del Typus Corrosion, un colore tecnico di Citadel che ci permetterà di avere una superficie più ruvida e granulosa. Applicane anche più di uno strato se necessario. Per questo video sto usando l'arma di un Marine della Death Guard che si adatta perfettamente a questo effetto. Essendo Typus Corrosion un colore tecnico, applicherà una texture alla superficie, attento quindi a rimanere nei limiti di ciò che intendi rendere arrugginito. Mentre asciuga, ho colorato con del Ragart Flash le zanne e lo straccio sul manico di quest'arma. In questo modo puoi anche capire meglio cosa sto realizzando. A questo punto, con del Gunmetal di The Army Painter, ho spazzolato con la tecnica del dry brush tutta la parte realizzata poco fa con del Typus Corrosion. In questo modo la granatura del colore risulterà più evidente. Ho diluito poi del Lava Orange, sempre di The Army Painter, fino ad ottenere un colore molto liquido, quasi un wash, che ho applicato sempre all'area di nostro interesse. Typus Corrosion ha una colorazione marrone scuro, il wash arancione renderà più evidente la ruggine. Non ci resta che applicare un colore argento, in questo caso Glamour Blade di The Army Painter, tramite dry brush per far risaltare ogni sporgenza, come se il ferro battendo si sia liberato dalla ruggine. Come tocco finale ho dato una mano di wash Agrax Earthshade di Citadel alle parti più esterne dell'arma e alle zanne. Sicuramente avrai notato che nel mentre si è magicamente colorato anche quello schizzo di slime. Facciamo quindi un piccolo passo indietro e vediamo come realizzarlo. Come colore di base ho applicato il Necrotic Flash o Plug Skin, dipende da quale set di colori di The Army Painter hai acquistato. A questo punto ho dato una base di wash con del Bieltan Green di Citadel. Insieme questi due colori creano un effetto slime incredibile. Preferisco di gran lunga questo al Nargos Rot, altro colore tecnico di Citadel. Per dare profondità e diversità al colore ho colorato la parte più esposta dello slime con una punta di verde acido della Vallejo.
Ho poi concluso il tutto ricoprendo lo slime con uno strato di vernice lucida. Come sempre, se questo video ti è piaciuto, condividilo con gli amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Noi ci vediamo tra qualche settimana con un nuovo video. Ciao ragazzi!